Ciao ragazzi, bentornati a chi già mi conosce e benvenuti a chi vede un mio video per la prima volta. Io sono Riccardo e questo è il mio canale Uramariki Professione Nerd. Quest'oggi torneremo a parlare di One Piece, come d'altronde suggerisce la mia maglietta. E lo faremo analizzando l'action figure di un personaggio che abbiamo conosciuto nella saga che si è conclusa di recente di Wano Kuni. Si tratta di un personaggio al quale è stato dato ampio spazio sia all'interno dell'opera che in fatto di merchandising. E sto parlando di Yamato, la figlia di Kaido. Come vi anticipavo prima, di questo personaggio sono state realizzate tantissime riproduzioni nell'ultimo anno. Questa qui è quella che analizzerò nella recensione di oggi. Si tratta di una DXF The Grand Line Lady prodotta da Bandai Spirits e Banpresto. L'ho acquistata dal rivenditore Matsuri Nerd al prezzo di 34,90 €. In ogni caso ve ne avevo già dato un'anteprima nel mio video haul acquisti dei mesi di aprile e maggio, ma se non l'avete visto e volete andare a recuperarlo, vi lascio poi qui sotto nell'info box il link diretto al video. Oltre a questa DXF sono state annunciate due Chibansho figure, sempre di casa Bandai, e una Portrait of Pirates della Mega House. Ma sono sicuro che in futuro verranno annunciate molte altre action figures di questo personaggio. Prima di passare all'unboxing vero e proprio, come sempre qualche pillola sulla storia del personaggio. Dunque, Yamato è l'unica figlia di Kaido e ciò che ci è stato chiaro fin dalle sue prime apparizioni era il suo profondo odio e disprezzo per il padre. Questi sentimenti negativi sono giustificati dal fatto che Kaido non ha mai trattato con affetto e amore la figlia, ma anzi è arrivato addirittura a rinchiuderla in una cella e a metterle delle manette esplosive ai polsi. Questo per fare in modo che non potesse mai lasciare il paese di Wano. Yamato da piccola aveva infatti assistito alla pubblica esecuzione di Kozuki Oden e ne era rimasta profondamente colpita, tanto da voler seguire le sue orme, da fare proprio l'obiettivo di Oden, ovvero quello di aprire i confini del paese di Wano e di identificarsi in Oden stesso. Ci è stato inoltre mostrato che in passato Yamato aveva avuto modo di conoscere Portuguese di Ace, in occasione dell'approdo della sua ciurma su Onigashima, quando Ace era intenzionato a prendersi la testa di Kaido. Yamato ed Ace inizialmente si sono scontrati, ma in seguito hanno trascorso parecchi giorni insieme e sono diventati amici. Soprattutto dopo questa conoscenza si è fatto sempre più pressante in Yamato il desiderio di poter lasciare Onigashima e salpare per il mare. Avrebbe voluto farlo proprio con il suo amico, ma purtroppo le manette che le aveva fatto mettere Kaido glielo impedivano. Tuttavia anni dopo, quando Luffy ha conosciuto Yamato, è riuscito a liberarla aprendo le manette e lanciandole via prima che esse esplodessero. Durante la battaglia tenutasi su Onigashima contro i pirati delle 100 bestie, Yamato ha deciso ufficialmente di tradire il padre e di schierarsi con i pirati di Cappello di Paglia. Ha svolto un ruolo fondamentale in questa battaglia, sia in combattimento contro il proprio padre, ma anche proteggendo in svariate occasioni Kozuki Momonosuke, prendendosi cura di lui proprio come se fosse il suo vero figlio. Bene, mi sono dilungato forse anche un po' troppo, ma devo dire che la storia di questo personaggio mi affascina veramente tantissimo, perciò direi, senza ulteriori indugi, di procedere subito con lo spacchettamento e ci ritroviamo poi al termine del video per i saluti finali. A tra poco! Questa volta inizio l'unboxing in modo diverso dal solito. Vi darò infatti una panoramica a 360 gradi della scatola con la mia nuovissima basetta rotante. Adesso però, come da tradizione, la analizziamo lato per lato, partendo dal fronte dove troviamo un'anteprima dell'action figure, oltre al nome della linea DXF The Grand Line Lady, volume 5, e ai loghi delle case produttrici Bandai e Banpresto. Questo è uno dei lati dove troviamo invece il personaggio visto da una differente prospettiva, il retro. Questo invece è il lato sinistro. Il lato superiore dove troviamo il nome del personaggio e lo sticker dorato della Toei Animation e infine il fondo della scatola. È finalmente arrivato il momento di aprire la scatola.
Come possiamo notare, l'action figure sarà divisa in 3 pezzi: il corpo, la testa e la basetta espositiva. Questo è l'aspetto che avrà la nostra Yamato una volta ricomposte le varie parti. Possiamo notare subito che la posa è tratta fedelmente da una scena che abbiamo visto nell'anime e nel manga, proprio in occasione di una delle sue prime apparizioni. Guardiamola anche dagli altri lati. Ma secondo voi quanto sarà alta questa riproduzione di Yamato? Beh, scopriamolo subito misurandola con il righello. Come possiamo vedere, la statuina in sé misura circa 18 cm e mezzo, arrivando alla punta delle corna. Mentre prendendo in considerazione anche la basetta, possiamo vedere che arriva circa a 19 cm e mezzo. Quindi sicuramente non un'altezza da record, ma comunque in scala con le altre riproduzioni della stessa linea. Adesso però analizziamola più da vicino per poterne scoprire meglio tutti i dettagli. Il viso di Yamato non mi convince del tutto, con questo mezzo sorriso ha un'espressione un po' troppo neutra, avrei preferito una mimica facciale differente. Guardando il retro mi colpisce moltissimo la precisione con cui è stata scolpita e colorata l'acconciatura. Penso ad esempio al fermaglio, ma anche e soprattutto ai suoi capelli che sfumano da un bianco a un verde acqua fino ad arrivare all'azzurro. Purtroppo per la colorazione di questa parte bianca e viola del vestito non è stata usata la stessa precisione. Possiamo infatti vedere che ci sono delle evidenti sbavature di colore. Per quanto riguarda la basetta, nessuna osservazione negativa. Va bene così com'è, con questa forma ovale, offre il supporto di cui il modellino ha bisogno. Tra l'altro vi segnalo che ho provato a toglierla per vedere se riuscisse a stare in piedi anche senza, ma ha avuto qualche difficoltà, perciò io vi consiglio di utilizzarla. Adesso però è arrivato il momento di mettere in comparazione questa DXF di Yamato con altre riproduzioni che abbiamo già analizzato nei precedenti unboxing. Iniziando dalla Figuarts Zero di Nico Robin Wano Kuni Style, possiamo vedere che le due riproduzioni appartengono ad una scala abbastanza simile. Proseguiamo il confronto con le riproduzioni di Kozuki Oden e di Roronoa Zoro, entrambi per la linea Ichiban Figure Masterpiece X Piece. Questa è invece la Glitter and Glamours di Kozuki Iori, che come possiamo vedere sovrasta totalmente la DXF di Yamato, e anche con la Sweet Style Pirates di Carrot Style by Chopper non c'è proprio partita. Ora la vediamo invece confrontata con la King of Artist di Goldie Roger. Concludo con i due pezzi da 90, la Ichiban Figure Masterpiece di Kikunojo e la Ichiban Figure Full Force di Kaido, il padre di Yamato. È finalmente arrivato il momento delle valutazioni. Per l'espressività il mio voto è 6. Non mi ha colpito particolarmente, avrei preferito le venisse data un'espressione un po' più decisa e grintosa, tipica di questo personaggio. Per la colorazione il mio voto è 7. Ci sono degli errori e delle sbavature di colore visibili, ciò nonostante mi ha colpito molto come sono stati sfumati i colori dei capelli. Per la base di appoggio il mio voto è 8. Questa è la tipologia di basetta che io preferisco perché non va a compromettere il risultato estetico dell'action figure e garantisce un'assoluta stabilità al personaggio. Per la posa il mio voto è 6, non mi ha entusiasmato, avrei preferito fosse più in movimento e oltretutto avrei apprezzato che venisse riprodotta anche la sua mazza ferrata. Per il rapporto qualità-prezzo il mio voto è 7, vi ricordo che ho acquistato questa action figure ad un prezzo di circa 35 euro, che è un buon prezzo anche se di solito alla stessa cifra o poco di più si possono acquistare le Glitter and Glamours, che risultano però molto più grandi e dettagliate rispetto alle DXF. Tirando le somme la media fa 6,8 che arrotondo per eccesso a 7. Una discreta valutazione per questa Yamato che convince ma non del tutto.
E ben ritornati! Se vi è piaciuto anche questo nuovo unboxing, vi chiedo come sempre di mettere un pollice in su, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti, di condividere il video sui vostri canali social. Inoltre, se non mi seguite già, vi chiedo di iniziare a farlo anche sulle mie pagine di Instagram e Facebook, dove mi potete trovare con lo stesso nome che vedete qui su YouTube, quindi Ura Mariki Professione Nerd. Mi raccomando, vi ricordo che iscrivervi al canale, lasciare un like e un commento sono tutte azioni che non vi costano nulla perché sono gratuite, ma per noi youtuber sono molto importanti perché ci danno un'idea di quanto i nostri contenuti stanno piacendo al pubblico. Bene, anche per stavolta ho concluso il mio sermone, perciò vi lascio andare in pace. A parte gli scherzi, vi ringrazio e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!